Allora vediamo Andrea fare la betoniera umana. Senza benzina, senza corrente, bravo. Sempre avuto un debole per le betoniere io. Ah sì? Sì. Adesso sì che si spiega. Ecco. È stata una delle prime parole che ho imparato. Ciao. Ciao. Buongiorno. Questo è un video un po' particolare in cui vi raccontiamo la nostra esperienza di Workaway che stiamo facendo a Bahia de Los Angeles in Baja California del nord. Anche se non si dice del nord, però per differenziarla da Baja California Sur. Siamo arrivati qualche giorno fa, un paio di giorni fa. Siamo in questa insenatura fantastica che si affaccia sul Mar de Cortés. Il panorama è mozzafiato e siamo in una posada, che è una specie di fattoria nel deserto, però in questo momento, visto che fa troppo caldo, gli animali sono a pascolare in un luogo un po' più fresco. Vi facciamo vedere com'è la posada. La proprietà. Prima vi faccio vedere chi è la proprietaria. È Becky. Ciao. Becky è una cagnolina. Cagnolina. Ah, vedete la mia mano? La mia mano. Becky è la proprietaria, insieme alle sue figlie, al suo compagno, a quanto pare, e un figlio adottivo. Figlie che ci hanno accolto a braccia aperte, a bocca aperta. Ehi! Ehi! A un certo punto il proprietario le ha fermate e ha detto fermo. Perché ci stavano per sbranare. Comunque adesso noi siamo del branco, quindi va tutto bene. Stavamo per l'appunto dicendo che c'è un caldo atroce. E infatti la GoPro si è spenta. Abbiamo dovuto metterla in frigo. Non sappiamo bene se questa sia una procedura proprio... Vabbè, ha funzionato. Questa non è la nostra moto. Le nostre moto sono là. Ecco qua. Questa è una vertebra piccola di balena. All'ingresso ci sono queste costole di balena. Laggiù, quello che vedete laggiù è il bagno. Là ci sono le galline, una piccola serra, la barchetta, le nostre moto. Ecco qua. È grossa, no? Siamo bene in alto, perché qua giù c'è... Siamo su una collina, laggiù c'è la cittadina. Qui c'è il trono per pensare, riflettere, leggere, meditare. E soprattutto per guardare il panorama. Che è meraviglioso. Che roba! E ora vi facciamo vedere un po' di cosa ci occupiamo. Abbiamo le galline. I cani. Cani, Gatti. un sacco. Sì, Le piante. Coyote. Gli avvoltoi. Le balene morte però. Le ossa di balena. E noi ci stiamo occupando di fare adesso un po' di lavori di muratura, diciamo, nel senso che stiamo rifacendo le pareti esterne che in calce, che si erano un po' sgretolate. sì, con il caldo, con il sale, eccetera. E Andrea sta aiutando a costruire una serra con il cemento. Noi finiamo di pitturare la parete, ci manca il dettaglio finale, l'abbiamo tenuto apposta per voi. Un pezzo di parete, perché dobbiamo fare un po' di tutto, andare a sistemare dove si è scrostato per il caldo. Abbiamo iniziato da qua, questo pezzo che ora abbiamo quasi finito, manca lui. Sì, abbiamo scrostato tutta questa parete qua, adesso ci abbiamo dato da calce ovunque, manca il pezzetto finale. Qui si lavora dalle 7 del mattino alle 11 e poi dopo il tramonto, perché le temperature già adesso sono allucinanti. Ecco qua. Ecco, siamo. Strumenti professionali. Tutto in estrema sicurezza con le scarpe antinfortunistiche. Ci sei? È stabile? Stabile, sì. Anche il lato. Voi direte, ma perché è grigio? No, quando si asciuga diventa bianco. Sì, tanto da qua non è che si vede la sfumatura di colore, Si può dire che abbiamo finito questa parete
Non riusciamo a tenere gli occhi aperti, scusate, fa veramente caldissimo, c'è tantissima luce. La posada in tutto ciò è completamente, cioè cerca di essere completamente autosufficiente, nel senso che funziona con i pannelli solari, qui il sole non manca assolutamente. Il bagno invece, non essendoci uno scarico, produciamo compost. Quindi c'è un secchio, si fa, si copre, si copre. e si mette da una parte e devono passare 2 o 3 anni perché questo cumulo diventi concime. Che altro? Le uova sono date dalle galline, il cibo per ora non è completamente autosufficiente perché la serra è in costruzione. Però l'obiettivo è quello di avere poi verdura, ogni Tutto. tipo di frutta. Ora vediamo Andrea fare la betoniera umana. Felipe! Dov'è che siamo, Mauro? Siamo a casa mia. Siamo a Qui Roma. siamo a Roma, provincia di Bassa California. Questa è Baia de Los Angeles, è qua laggiù. E questa purtroppo è uscita fuori così, casa mia, una caciara però. È venuta brutta, no? Bruttissima. Vista brutta. Bruttissima proprio. Ci si accontenta? Ma uno ci prova, uno ci prova, non è che tutti i giorni so così, altri sono meglio. Poi quando arrivano gente come Andrea che mi fa l'impastatrice umana, A posto, sì. vai. Vediamo il lavoro nel dettaglio. Mettiamolo al lavoro, mettiamolo al lavoro. In mancanza della betoniera, facciamo Qui senza benzina, senza corrente, a breve. Ho sempre avuto un debole per le betoniere io. Ah sì? Sì. Adesso sì che si spiega. Ecco. È stata una delle prime parole che ho imparato. Dai, betoniere. Sì. C'erano i lavori sotto Sempre casa. un cantiere se nata. Però il ritmo che c'ha lui Differente. Ci racconti cosa state costruendo? Stiamo facendo una serra idroponica. Serra idroponica, acqua, minerali, tante insalate. E speriamo che tra, diciamo, una mezz'ora è finita, così quando ritorna mia moglie la vogliamo mangiare insalata. Insalate. Perché nel deserto altrimenti l'insalata è un po' complicata. Però a trovare la rucola qui è un miracolo si la trova. Cioè mo te suggeriti e mi chiedi, ma questa che è? Il romano, perché siamo Vai. Quindi dobbiamo mettere regia. di Mauro. Ciac! Ma questa che è? Oh, Nare, questa qui diventa la camera dei funghi. La camera, questa, no? Questa, la camera dei funghi. Tu, allucinogeni? Io devo suggerirti. Vai, che tanto si taglia. Ciac, se taglia, ricominciamo. dai. Allucinogeni? Allucinogeni, perché tutti due palle che te fanno? Io dico, volevamo fare i funghi. Cioè, per me fungo è un fungo. E la prima cosa che ti dicono, allucinogeni. Ho detto, vabbè, faremo pure quelli, che te devo dire? Buongiorno. Buongiorno. Ecco a voi la nostra giornata da workawayers. Buongiorno. Buongiorno. No, ragazze sono femmine. Buongiorno un po' impegnativo. Buongiorno. Ecco. Felipe. La gioia è finita. La gioia è finita. Oh, possiamo continuare. Guarda che sei più grossa di me, non finisco più un attimo. Nerone. Nerone. Ciao, tu sei il più delicato, sei il più delicato. Pogare alle 6:30 del mattino. Gallo campo, aiuto. Andiamo a vedere un attimo. Ma dove vai? Andiamo a vedere insieme l'alba. Eccola lì. Eh sì.
Mica male però, eh. Mm. Non ci siamo neanche sciacquati la faccia, però non abbiamo neanche post prodotto l'alba, quindi è anche sedato un po' queste bestie. Pannelli solari, costole di balena. Sembra una ricetta di una strega. Al mattino c'è un sacco di gioia, incontenibile. Questo è il bagno. Voilà. Vista. Diciamo oggi, non so se si riuscirà a vedere, però questo è il gabinetto. Bello. Con tu fai quello che devi fare e poi ci spari sopra. Copri. Copri. Perché non c'è la fognatura. La doccia. Ciao, io vado in bagno davvero. Ciao. E spera a me? Hanno fame. Allora nel frattempo qua praticamente al buio, quindi non vi ho fatto vedere, ho preparato la pappa per le galline, che è un insieme di granaglia, però si mangiano anche un sacco di verdura buonissima, Sì. insalata, e carotine. Prima di colazione facciamo delle cose. Da mangiare alle galline, bagnare alcune piante, dare da mangiare ai cani. Gatti. E i gatti mangiano quando gli pare. Sta facendo l'uovo? Non lo so. Ne ha fame. Supervisione. E ora dalle giovani. Cristallo sulla porta ad aspettare. Fame? Mi fate entrare? Se non mi fate entrare non si mangia. Che ho messo? Di solito voglio. Mi lancio un po'. Qua. Arriva. Quello lì che vedete col collo spelacchiato non è un aveto. È una specie diversa. Vedete la gallina col collo spelacchiato. Invece avevo il gallo col collo spelacchiato. Niente uova oggi. L'acqua è pulita, tanto loro le uova le fanno il pomeriggio. Ah sì? Sì. Dobbiamo bere un po'. Siamo all'ombra, abbiamo cambiato parete, però è pazzesco. Non ci si accorge ma finisce l'acqua in un attimo. Stai facendo la calce in compagnia? E tu? Cosa fai tu? Niente, ti lamenti. Mi aiuta, Si vede. è incoraggiamento. Ok. Bere, bere. Pausa, reidratazione. C'è lui. Vuoi raccontare chi sei? Lui viene chiamato amichevolmente Pomodoro perché è un gatto vegetariano. Venite a conoscere il nostro amico Tomate Pomodoro. Quindi verrà servito il suo pasto. Eccolo. Gatto vegetariano. Come gli piace. Gustosissimo proprio, Una volta finito di dare da mangiare alle galline, annaffiare le piante, i cactus, continuato il nostro lavoro sul muro, ci riposiamo anche. Qui c'è una bella brezza, perfetta per leggere un libro, in compagnia della gatta, l'unica gatta che può entrare in casa. Una meditativa. Si guarda il panorama lei, eh? Ecco.
Addirittura. Quindi ci riposiamo, ci leggiamo il libro e poi in realtà montiamo gran video, ecco. Le altre cose che facciamo sono dare da mangiare alle galline nuovamente nel pomeriggio, verso le 5, 4 e mezza, dipende un po' da quanto presto cala il sole. Poi bisogna occuparsi dei cani, dei gatti e poi vabbè, si fa da mangiare. È un lavoro part time, quindi sono 5 ore al giorno. Questa è un po' la vita nel deserto, poi ogni tanto andiamo al mare, che è qua vicino, e prepariamo gli gnocchi, facciamo un sacco di attività molto italiane, molto spesso, perché la persona che ci ospita è italiana. Che succede nel pollaio? Che si mangia, succede. Buono? È buono? C'è l'uovo? Un uovo. Ecco. Piano, con calma. Andrea viene attaccato dalle galline. Permesso. Aiuto. Gallo, che dici? Sta svolgendo tutto secondo i piani? Loro vanno in sbattimento. Vediamo se sono uova. 3 di qua. Queste sono le galline giovani. Le altre erano le galline vecchie. Gallina vecchia, come si suol dire, fa un uovo. Che fai? Dai da mangiare le galline dal mestolo? Sono simpatiche però, Sono calde le uova. Magna pure tu. Lui supervisiona. Cosa ha preparato lo chef? Il chef ha preparato avanzi di pollo, carote, crocchette, brodino. Per chi? Per noi ovviamente. Per i cani. Andiamo a vedere questa esperienza di enorme obbedienza. Andiamo. Eccoli qua. Tutti pronti. Qua c'è un ordine, c'è una gerarchia. Allora, per prima la regina. La regina? Brava. Secondo, come negli scacchi, secondo il re. Nerone, Nerone. che è il suo posto. Eccolo. Bravo. Seduto. Poi ci stanno le sorelle. Bravo. Brava. Sedutissimo. E per ultimo Felipe, l'adottato. Bravo. Il più giovane. Vai. Si va in ordine di età. Ma è per me o non è per me? Un attimo di incertezza. Mangiate le galline, sta mangiando i cani. Per noi è un po' prestino. Che dici? Quindi Insomma, adesso neanche ci noi. mettiamo a lavorare. Speriamo che questa giornata con noi facendo Workaway vi sia piaciuta. Scusate per il sottofondo di ciotole, ma è così. La gioia. Noi adesso vi lasciamo con qualche immagine del tramonto che è mozzafiato. E ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao. Dopo 10 giorni fermi Facciamo la tirata. e abbiamo fatto benzina anche per noi stessi, cioè abbiamo mangiato 2 tacos a testa. Cabeza de res. Sì, non voglio sapere cosa ci fosse dentro, però non